Buongiorno amici dall'Indiana Dunes National Park. Siamo venuti qui ieri sera dopo aver mangiato la pizza da Elio. Per la prima volta abbiamo fatto un po' di strada anche col buio, abbiamo cambiato un altro stato e ci troviamo in Indiana. Stanotte abbiamo dormito qui proprio nel parcheggio del Visitor Center per essere pronti stamattina e andare a visitare già una parte del parco. Però stamattina prima della visita iniziamo già male perché siamo andati in bagno per fare le nostre cose e ci siamo accorti che non esce acqua dal rubinetto, ma non perché non ci sia acqua nel serbatoio, vabbè ce n'è poca, ma non proprio così poca da rimanere a secco, se no che probabilmente si sarà nuovamente bruciata la pompa dell'acqua. Era già successo un paio d'anni fa, proprio appena preso il van, e probabilmente è successa la stessa cosa. Meno male che ne abbiamo due di ricambio. E vediamo un attimino se si può fare il lavoro qui direttamente al parcheggio, quindi dobbiamo tirare fuori tutte le cose dal gavone per liberare lo spazio in modo da poter aprire il serbatoio dell'acqua dall'interno per fare il cambio della pompa. Comunque ve lo faremo vedere. Speriamo almeno che sia quello, visto che ce l'abbiamo di ricambio, che non sia un'altra cosa, perché siamo appena ripartiti ieri sera dopo 13 giorni di sosta forzata. Ci mancherebbe altro che fosse un problema più grave. E quindi la sera mi ha portato a questo Indiana Dunes e risulta che qui c'è la fiera degli uccelli praticamente. Ci hanno detto i ranger che qui ci sono migliaia di uccelli da tutte le parti. Andiamo a vedere. È pericolosa allora, è una fiera pericolosa. Poi attenzione perché se no scatta veramente la mia toscanaggine qui. Ma io infatti ho detto i volatili. E qui i miei amici toscani lo sanno, bisogna stare attenti a un certo tipo di uccello particolare. Cadulo? Lo sa anche la sera, lo sa anche uccello, bisogna stare attenti. Andiamo a visitare questo Indiana Dunes National Park, che veramente si sentono comunque gli uccellini tutti. È primavera. A parte il fatto che si comincia subito a lavorare con questa pompa dell'acqua, cioè raga, datemi veramente un po' di... Che è colpa di mica di nessuno, è colpa non del lo so cingone. se qualcuno è lì di poi che gufa, il cingone, il cingone. Bene amici, adesso non ci rimane altro che fare questa bellissima operazione, che non è tanto quella di cambiare la pompa dell'acqua, sino quella di sbaraccare tutto, quindi disfare completamente il letto per permettere il passaggio e poter lavorare sul serbatoio dell'acqua che è qui. Quindi tolgo tutta la roba sul letto, disfo tutto, alziamo la rete e Ale da lì dietro sicuramente lavorerà in quel punto lì che è proprio il serbatoio dell'acqua, nella quale c'è la pompa a immersione. Allora, magari togliendo la prima cosa, riesci a lavorarci? No, penso che già così ci riesco. Sì, ci riesco. Allora, vorrei far vedere un attimino, per quelli che poi mi dicono che sono paranoica quando facciamo gli sterrati, non è tanto la pericolosità degli sterrati, ma vi faccio vedere la polvere che entra. Adesso questo l'abbiamo pulito, che sarà un paio di settimane fa? Sì? Più o meno. Quindi abbiamo fatto un solo sterrato da quando è stato pulito qui sopra. Vi faccio vedere la polvere che è entrata all'interno del vano del serbatoio. Abominevole. Adesso però siamo senza acqua e quindi dobbiamo andare dentro al Visitor Center per prendere dell'acqua, tanto da lavare uno straccetto per poter pulire. Poi la pompa l'hai tirata fuori, va bene? La pompa sì, l'ho tirata fuori. Va bene, quando la montiamo e l'attacchiamo vediamo se funziona e poi casomai ce ne abbiamo un'altra ancora di scorta.
Questa è una delle due pompe di ricambio che abbiamo. Che pompa è questa? Questa qua è una pompa, diciamo, generica, non quella che monta Laika, che noi avevamo comprato, costava 20 euro, però è buona perché 19 litri al minuto, quindi è anche abbastanza, diciamo, potentina per quelle che vengono usate qua nei van. Si trova anche su Amazon, vi lasciamo il link nel nostro store di Amazon. Dovrebbe essere uguale a quella che abbiamo adesso dentro, perché praticamente ci sarà bruciata una tipo volta, un paio di mesi dopo aver comprato il van. Il furgone. Ok, vado a prendere lo straccio per pulire. Vadi. Guardate. Il risultato di 2 sterrati. No, cioè, altro che la Dempster. Allora, sicuramente quasi tutti di voi sarà successo che si brucia una pompa dell'acqua e l'avete già cambiata. Per chi invece non l'avesse mai fatto, lo facciamo vedere come si fa. È facilissimo, veramente. Quindi abbiamo già fatto vedere la pompa. Dentro, se mi ricordo bene, ce n'è una uguale a questa e andiamo a cambiarla. Quindi, prima di tutto, si svita la parte rossa, questo qua è il blocco, per accedere al serbatoio, ecco qua, svitato, e si tira su tutto con delicatezza, quindi c'è acqua. Infatti mi ricordavo bene È uguale? che la pompa Identica. è identica a quella che avevamo già cambiato e che ci è durata poi alla fine 1 anno e mezzo. Adesso ci sono 2 connessioni, quindi il filo elettrico che va all'alimentazione poi, e questo qua che appunto è la pompa. Per sbloccare e togliere ci sono 2 blocchettini, 2 specie di anellini grigi che vanno tolti prima per riuscire a togliere questo tubo nero. Ok? A questo punto la pompa è libera da un lato, la serie è anche scollegato la 12 volt. Non voglio mica rimanere vedova, Brava Sere. Quindi vedete ci sono 2 fastum, uno dove andrà collegato il cavo marrone e l'altro che andrà collegato il cavo azzurro. È molto facile perché ci sono cavetti dello stesso colore, quindi con estrema delicatezza, per non rompere, si alza la linguetta, così si libera il cavo, uno, stesso discorso dall'altro, e 2. L'alimentazione della pompa si è liberata e andiamo a sfilare, e questa è la pompa che non funziona. Adesso andiamo a mettere il cavo di alimentazione qui dentro, lo facciamo passare dove era l'anteriore, il precedente, eccolo qua, i 2 cavetti, riposizioniamo il marrone sul marrone, l'azzurro sull'azzurro, collegato. Dopodiché andiamo a rimettere questo, tac, le 2 sicure, i 2 blocchi. Senti, aspetta un attimo. Prima di chiudere tutto, mi dai un'occhiata dentro il serbatoio? In che condizioni è, che vorrei vederlo, per favore? Vediamo in che condizioni è. C'è un minimo di deposito in fondo, però niente di clamoroso. Quindi rimettiamo la pompa dentro il serbatoio, stando attenti a tutte le connessioni e i collegamenti. Possiamo mettere l'eccedenza qua del cavetto dentro. A questo punto però vorrei fare la prova del 9 magari. Però vorrei metterci un po' d'acqua, anche se comunque... Però se accendiamo un attimo, sentiamo se quantomeno si accende. Vai, allora accendi la 12 e apri e prova a aprire il rubinetto. Riaccendiamo e apriamo il rubinetto. Facciamo la prova del 9. Italia 1. E ancora una volta Ale 1, Cingon 0. Ho capito. Siamo in onda. Ah, scusate. Ok. Mi devi dare il chuck quando siamo in onda, Sere, chuck action. Ma non avevi visto che ti avevo fatto il trucco parrucco? Scusami, dovevi immaginarlo.
Allora, dopo aver fatto queste faccende di prima mattina, che sono andate tutte lisce come l'olio, grande Ale. Siamo professional, siamo. La prossima volta cambio il commutatore del bloccasterzo da solo. Ok. Beh, mi sa che ci saresti riuscito tranquillamente. Dove vuole che la porti, signora? Zitta! No, abbiamo messo il navigatore in inglese perché stiamo usando un altro sistema di navigazione. Yes. Alright. Stiamo usando un altro sistema di navigazione che non è né Google Maps né mappe dell'iPhone, ma abbiamo messo quello che si usa maggiormente da queste parti, che si chiama Waze, perché mappe e Google Maps eccetera eccetera ultimamente stava affaiando, ci portava un po' ai posti un po' a brezio, un po' a caso. Stars, I wanna drive a faster car. La cosa strana di questo è che pur essendo parco nazionale, tutto intorno è tutta una zona tipo industriale, una zona famosa, compresa la cittadina proprio più vicina che si chiama Gary, per ospitare un sacco di acciaierie, quindi non sarà il posto più incontaminato del mondo per fare un parco nazionale. Sembra essere a Piombino, fra l'Italsider e la Magona, le due acciaierie Sì. di Piombino. Anche la strada che collega vari punti di interesse del parco, che appunto si sviluppa lungo una strada statale, si vedono all'orizzonte un sacco di scarichi di acciaierie, il che mi dà un po' di cosa. Un controsenso, parco nazionale, e dune inquinamento, protette e... Nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Il parco è appunto famoso per la grossissima quantità di dune di sabbia, più o meno alte, sono sulla costa del lago Michigan, perché comunque questo lago Michigan è veramente gigante e lo stiamo, diciamo, percorrendo da un po' ultimamente. As beautiful stars, I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try. Good, and you? Do you need my eye? No, not today. Thank you, though. Alright. As beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me. Nothing can break me. Adesso siamo ufficialmente entrati dentro al Parco Nazionale, Indiana Dunes National Park. Yes. Ormai siamo in modalità avventura nuovamente. Sono talmente esaltato che farei i salti sul sedile del Cingoni. Rompiamo anche il sedile. When I'm in this town, look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Amici, guardateci! Siamo o non siamo organizzati? Cena pizza, pranzo pizza. Grazie Elio! Ne abbiamo i cartoni della pizza che ci ha lasciato Elio ieri sera, che ci ha fatto fare le pizze quando siamo usciti dopo aver mangiato la pizza nel suo ristorante. Da asporto. E ce ne ha date altre 2 o 3, quindi adesso ce le spariamo qui sui tavolini e saremo l'invidia di tutti, pensa. Qui la gente così con sti panini così e noi arriviamo con i cartoni delle pizze, che classe. Il privé non c'è nessuno. Direi che non fa una piega. Siamo o non siamo operativi? Parliamone. Operativissimi. E voilà. Tavolino vista Dune. Dune, che ancora non vi abbiamo fatto vedere.
Scusi, le volevo fare una domanda. Ma da pranzo cosa c'è? Pizza o pizza? Io ho preso una pizza intera di quelle già fatte preparare e la metà che non abbiamo finito ieri sera. No, che non hai finito perché io l'ho finita la mia. Esatto. Ecco. Ma magari preferivi l'insalata. Se vuoi te la vado a prendere. Scavicchio? Scavicchi, ma non apra. No, apro. Wow! Scavicchio anche questa, occhio che non vola. Scavicchi. Questa è quella di ieri sera. Siamo nati per soffrire. E la... In quella di ieri sera erano avanzate anche un paio di fettine di nduja e te le ho messe a parte. Ah, per me, eh? Sì. Ah, per me, Ho grazie. detto, non si butta via niente. Però, Pronti via. nduja. Ce la vuoi mettere sopra? La pizza di Elio è buona anche il giorno dopo. Occhio che c'è il gabbiano che te la viene a fregare. Ma infatti Elio lo sa che è buona anche fredda. Anzi, vabbè, lui ci ha detto fatela scaldare, mi raccomando. Però Questi gabbiani che sembrano avvoltoi. aspettano solo un attimo di distrazione. Giornata spettacolo. Si sente proprio finalmente l'aria di primavera. Cioè, assolutamente. E quindi qui abbiamo apra una, non lo so, Dolcezza, quella, mi sembra che quella che ho mangiato io ieri sera e che l'avevo finita e che era tanta roba. No? no, Questa è rustica, è con lo speck. c'è lo speck e un sacco di formaggi, tipo 4 formaggi, insomma. Tanto poi andiamo a digerire scalando le dune, eh? Anche questo Indiana Dunes è uno di quei parchi nazionali veramente sottovalutato, sconosciuto più che sottovalutato, eh? Comunque abbiamo scoperto che la gente viene qui anche come per andare al mare, arriva gente con costume asciugamano che gliene frega niente delle dune, però va per andare in spiaggia e quindi ci andremo a vedere questa spiaggia sul lago. Io però per digerire, prima di andare a scalare le dune, mi devo fare un bel caffè e oggi dopo sta pizzata si impone. Fornitura di capsule ancora per un po' dura, speriamo che duri, che poi in Canada magari qualcosa si ritrova ancora di capsule, anche se costano l'ira di Dio lì. Oggi caffè lungo. E nel frattempo che io sono in pausa a caffè, Ale è andata a riempire tutte le nostre bottiglie di vetro qui nella struttura del parco dove si riempiono le borracce e così, come sapete, ne approfittiamo sempre quando è possibile. Eccolo. Giusto, eccomi. Riempito tutte le bottiglie di vetro? Te, caffettino per diversamente giovane, sollevamento pesi. Ginnastica. Pronti? I used to stand by you. Now I'm only holding on to a bittersweet memory. E per digerire l'autopranzo qui a pochi passi dal parcheggio abbiamo già l'inizio del primo trail che vogliamo fare, che è un trail corto di circa 1,5 km, che però sembra essere bello in pendenza. Ed è un sentiero che si chiama Diana Trail, quindi il sentiero di Diana. Fu colei che all'inizio del 1900 si è ritirata dalla città di Chicago per venire a vivere una vita selvaggia proprio qui, all'interno delle dune di questa zona. Quindi il nome è stato dato in suo onore. Questo Diana Trail passa sì sulla duna, però anche in una parte con un sacco di verde, quasi in mezzo a un bosco,
e ci sono anche delle scalinate vere e proprie di legno che adesso vi facciamo vedere, che aiutano, insomma agevolano un pochino la risalita, che non sia esclusivamente sulle dune come quelle che abbiamo fatto a Great Sand Dunes. Somewhere down the line, we change and we grow and we fall out of touch as time goes by. Oh, still I'm holding on to you. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know you anymore. Siamo a metà scalinata e a metà scalinata c'è un bellissimo, come si chiama, tipo mirador, punto panoramico, che ci fa vedere già il bellissimo lago Michigan che è laggiù, quindi proprio in mezzo alle dune. E effettivamente dietro un po' di foschia lo skyline di Chicago. Dietro un po' di fumi delle probabili acciaierie, come avevano detto. Guarda che storie. Il Parco Nazionale di Indiana Dunes è stato nominato come tale, quindi come parco nazionale, soltanto nel 2019, quindi è un parco nazionale veramente molto recente. Pensate, è stato nominato parco nazionale del famosissimo Donald Trump. Prima del 2019 questa area era invece nominata e conosciuta come National Lake Shore, ossia come lungolago nazionale. Tutte ste diciture strane americane, quindi era Indiana Dunes National Lake Shore. Nelle ultime parole famose avevo detto c'è tutta passerella, non si fa neanche fatica, e adesso ovviamente appena finita la passerella c'è la sabbia proprio dove si sprofonda e quindi a fare il percorso si fa il doppio di fatica. Vediamo quanto dura. E qui il cartello che vi avevo detto per proteggere appunto le dune, che quindi non si può andare fuori dal tracciato. E alla fine di questo primo tratto arriviamo direttamente proprio sulla spiaggia, una spiaggia da fare invidia sia per tipo di sabbia sia per limpidezza dell'acqua, una spiaggia della Sardegna bellissima. E invece siamo sul lago Michigan e guardate come si presenta. Posto bello, bella e particolare vegetazione, però per il momento da paragonarlo a un parco nazionale e cose del genere. Scusami, l'ha fatto Trump. Brava, brava, è vero, l'ha fatto Trump. Le aspettative non è che erano proprio... Chi l'ha fatto? Trump! In local lo chiamano Trump. È vero, cioè, no, bello, belle spiagge. Ma cioè, in Italia ce ne dovrebbero essere 1,5 miliardi allora di parchi nazionali a questi livelli, Perché non noi, ma in generale il governo non valorizza queste cose veramente. per farle diventare parchi nazionali. Veramente. E alzare su 2 spicci come fanno qui. Vabbè, andiamo a vedere cos'altro c'è. Via, non quindi. Fermiamoci al primo trail. Esatto. Prossima fermata? Non lo so, andiamo a vedere nei Depliant. Cosa c'è da cena? La pizza?
Sei pronta per la challenge di oggi? Io sì. Non mi fa fare un'altra figuraccia come la Catenango, eh? Ci siamo spostati quindi di location e siamo proprio all'inizio del sentiero, quello che lo considerano il challenge, quindi la sfida per salire sulle 3 dune più alte di tutto il parco. C'è una parte che passa tutta in mezzo al verde, il terreno è già comunque di sabbia e dovrebbe arrivare in un punto dove c'è una vista pazzesca. Il totale del sentiero dice 1,5 miglia. 1,5 miglia per fare tutto il loop, quindi per fare tutto il giro, e sono 3 appunto queste dune. La più alta è 60 metri, però non è tanto l'altezza quanto proprio il terreno così sabbioso che fa sì. La ranger addirittura ci ha guardato e dire it's a kind of a challenge, eh? È una bella sfida, farle tutte e 3. E l'ho guardata e gli ho detto Cici, ma lo sai chi so io? Sono diversamente giovane. Vamos! Cioè, neanche in tempo a dirlo. Questo è il sentiero marcato qua nel parco come il sentiero numero 8. Quello assassino? Quindi noi dobbiamo seguire tutte le freccette sul numero 8 e subito dopo la prima curva c'è una salita così sabbiosa. Porca miseria. Va bene. Ciap ciap! Meno male che mi sono messa le scarpe, che fino a poco fa avevo i sandali, le Birkenstock. Se è tutto così, a Catenango, Ah, oggi proprio alla grandissima. E lasciamo la duna denominata Mount Jackson e ci dirigiamo verso la seconda, che invece si chiama Mount Holden. E sì, quello che vedeva all'orizzonte era proprio il cartello che è in cima alla seconda duna. Siamo arrivati sul Mount Holden, quindi la seconda duna, di un'altezza di 184 piedi, pari a 56 metri, però la pendenza è aumentata dal 31 al 38%. Cammina, cammina, siamo arrivati davanti al fatidico incrocio. Però a noi ste 3 dune, detto fra me e te, sì, voglio dire, la pendenza, la sabbia. Ci sono dei pezzi che sono veramente vertical, Vertical. Però noi siamo operativi. Adesso facciamo l'ultimo strappo per arrivare sulla vetta della terza e ultima duna, che si chiama Mount Tom. E l'ultimo pezzo per darti la botta finale, invece che la sabbia, c'ha la scalinata ripidissima di legno. Via, vai te, let's go. Scoperta, vai.
Rapido riassunto prima di scendere. Arrivati sulla duna Monte Tom. 58 metri e mezzo di altitudine, quindi siamo andati in crescendo. La prima era 53, la seconda 56, Mount Tom, per concludere in bellezza 58 metri e mezzo, addirittura con una pendenza di 43 gradi, e abbiamo cominciato a 31, quindi la prima 31, la seconda 38, adesso 43 gradi di pendenza, sbarabam! Però quello che c'è di bello è che una volta che arrivi su in cima, sì, panorama bellissimo, lago bello, giungla bello, però all'orizzonte fabbriche d'acciaio, un po' meno bello.